Ci sono molte persone come me che lavorano nel campo architettonico che utilizzano AutoCAD e lavorano come unità di misura in metri. Se io ad esempio faccio un rettangolo di 10 per 10 e creo un offset di 0,30, questa sarebbe l'equivalente di una stanza di 10 per 10. Se mi sposto nella sezione di layout e dalla scheda layout rettangolare creo una nuova, eh, una nuova finestra, la seleziono ed imposto qui dentro la scala di 1 a 100 e vado a centrare il disegno e vado di nuovo a rimettere la scala di 1 a 100. Vedete che il rettangolo diventa, quindi la stanza diventa talmente piccola che non si riesce nemmeno a vedere nell'area di lavoro. Infatti dovrebbe essere questo puntino microscopico che vedete qui. Quindi da questo si capisce che la scala 1 a 100 impostata qui dentro, diciamo, non dovrebbe, cioè non corrisponde alla scala corretta 1 a 100. Il motivo è perché quando noi apriamo AutoCAD creando un nuovo file, AutoCAD ci chiede di scegliere un template e di solito noi scegliamo sempre quello che lui ci propone di default, quindi dovrebbe essere l'ACAD ISO. L'ACAD ISO però è impostato per, diciamo, per avere queste scale preimpostate valide se noi lavoriamo in millimetri, quindi che una unità AutoCAD corrisponde ad un millimetro. Per fare in modo che noi possiamo utilizzare queste scale che lui ci propone qui dentro e poterle utilizzare quindi per i metri, dobbiamo venire nel pannello relativo alle scale e dobbiamo apportare alcune modifiche. Se noi clicchiamo qui in basso su personalizzato, accediamo al pannello di modifica scale del disegno. Cliccando su 1 a 100 ed entrando in modifica, vediamo che lui, utilizzando questo tipo di scala, una unità carta equivale a 100 unità del disegno. Questa una unità carta però è un valore corretto se noi lavorassimo in millimetri, ma se noi lavoriamo in metri, questo valore deve essere pari a 1000. Quindi se io correggo questo parametro e confermo con OK, ritorno di nuovo nel layout, clicco sul riquadro della finestra e qui come scala vado a impostare 1 a 100, quindi lo vado a centrare e vado a rimettere 1 a 100. In questo caso vedete che la scala è corretta perché il foglio A4, come sapete, è 29,7 per 21, quindi un, un edificio di 10 metri per 10 metri è coerente con questa dimensione. Quindi adesso il programma è impostato con la scala in metri. Quindi che cosa dobbiamo fare? Per avere tutte le scale impostate in metri dovremo entrare all'interno di tutte le scale che utilizziamo, che poi in ambito architettonico di solito sono il 100, il 50, il 200, andare in modifica e andare a sostituire con il valore 1000 il primo valore, quindi 1000 unità
carta, quindi sarebbero 1000 millimetri che corrispondono ad un metro. Per evitare di dover fare questa operazione ogni volta che riaviamo AutoCAD, potremmo ad esempio crearci un nuovo modello di disegno, quindi salva con 9, modello di disegno, lo chiamiamo con il nome ad esempio modello con le scale impostate in metri, oppure scegliete il nome che volete voi, e all'apertura di un nuovo file di AutoCAD, se scegliamo il suo HUD ISO, le scale saranno impostate per i millimetri, nel nostro modello saranno impostate in metri e volendo potremmo anche creare un altro modello impostato in centimetri. Basta semplicemente nelle scale personalizzate andare a sostituire il 1000 con un 10. Quindi se questo valore vale 1, le scale sono impostate per lavorare in millimetri. Se questo valore vale 10, le scale sono impostate per lavorare in centimetri. Se questo valore è impostato a 1000, le scale sono impostate per lavorare in metri. Se avete dubbi o domande potete scrivermi nei commenti.